Ciao a tutti, sono Serena, ho 29 anni, sono di Potenza, vivo a Malta e questa è la vista dal mio balcone. Ciao, innanzitutto grazie per l'invito e per questa bella opportunità. Allora, io mi sono trasferita nel 2019 qui, quindi ormai sono quasi 5 anni. Mi sono trasferita a luglio 2019 perché mi avevano offerto un contratto in un'azienda. All'epoca studiavo ancora all'università, stavo facendo la magistrale a Torino, però insomma era un'opportunità che non potevo lasciarmi andare, per cui mi sono trasferita subito, ho fatto la valigia e sono venuta qua e da allora non mi sono più guardata indietro, diciamo. Specifico che io mi occupo di marketing e di social media. Portavo avanti questo hobby e questa passione allo stesso tempo mentre studiavo, per cui diciamo che mi sono fatta notare all'interno dell'industria in cui lavoro ora, che è il mondo del calcio e dello sport. Questa azienda mi ha notato e mi hanno proposto di iniziare a lavorare da loro. All'epoca erano una startup, ora invece sono un nome consolidato all'interno dell'industria dello sport e delle criptovalute, lavorano con moltissimi club italiani e quindi hanno voluto me, sono stata fortunata, ho colto l'occasione e mi sono trasferita a Malta. Ora lavoro per un'azienda olandese che si chiama 433, che è un'agenzia di social sempre nel mondo del calcio che ha oltre 70 milioni di followers su Instagram. Credo sia una delle pagine più seguite in assoluto e con l'engagement più alto in assoluto in quell'ambito lì e generiamo oltre 400 milioni di visualizzazioni al mese, per cui sono numeri veramente importanti. E io mi occupo dei social e anche dei contenuti della loro app che abbiamo lanciato da poco. Quindi sì, diciamo che lavoro in partita IVA perché non lavoro, non vivo in Olanda, però sono un'impiegata a tempo pieno dell'azienda. Detto molto onestamente, ho aperto la partita IVA letteralmente in 2 giorni, essendo residente qui, e senza dover pagare nulla, cioè, processo assolutamente facilissimo, al contrario purtroppo di quello che succede in Italia. E poi ovviamente anche a livello fiscale, onestamente mi conviene, perché sappiamo tutti che in Italia per gli imprenditori e partite IVA è un po' un campo minato. A livello professionale, ci tengo a specificare che in realtà non ho mai lavorato in Italia perché mi hanno preso, nella mia ex azienda quando ancora facevo la magistrale, per cui non ho mai avuto modo di lavorare effettivamente in Italia. Però è lampante, penso, anche vedendo la situazione socio-economica attuale, anche i miei amici che sono rimasti lì, che non è così facile trovare un lavoro qui, mentre a Malta il tasso di disoccupazione, ad esempio, credo sia il 2%, cioè è veramente, veramente facile trovare lavoro. Quella è sicuramente la differenza principale. Poi può essere un lavoro che ti piace di più o di meno, però è facile trovarlo. È quella la cosa principale. Invece a livello di stile di vita, guarda, la prima cosa che mi viene in mente è che soprattutto d'estate, diciamo da maggio fino a ottobre-novembre, io stacco alle 5 e poi me ne vado in spiaggia, per cui non me la passo male. Ma io penso che noi come popolo siamo abbastanza resilienti, nel senso che di natura siamo sempre stati gli underdog, come dicono gli inglesi, cioè quelli svantaggiati che hanno dovuto sempre combattere con le unghie e con i denti per guadagnarsi quello che hanno, per cui mi rivedo molto in questa mentalità qui. E poi banalmente, beh, nella quotidianità posso dirti quando esco con i miei amici, per esempio nel cibo, nelle cose, è ovvio che non si dimenticano le radici da quel punto di vista. A Pasqua ho fatto un picnic e abbiamo fatto un picnic dove tutti hanno portato un po' delle cose tipiche o hanno cucinato qualcosina così e io ho portato la soppressata fatta dallo zio di mia madre e apprezzata da tutti e insomma queste cose fatte in casa, un po' di peperoni cruschi, un po' di cose così. In realtà in particolare ho un amico che è molto curioso in generale, lui è del nord, è di Cremona e ogni tanto mi chiede, addirittura l'altro giorno durante il picnic di Pasqua giocavamo a carte e io avevo le carte quelle di Lucane e mi ha chiesto quando, insomma, mi ha detto quando torni a casa me ne devi regalare, me ne devi portare perché mi piacciono troppo. Diciamo che anche se non è l'argomento principale di conversazione, alla fine queste cose qui fanno molto piacere, hanno sempre modo di emergere, no?
La mancanza la senti tutti i giorni, no, nel senso che, per quanto uno possa essere abituato e possa stare bene in un posto, come è il mio caso, alla fine casa è casa, cioè nel senso Malta non è il mio paese, io non sono maltese, non sarò mai maltese, io sono italiana, sono lucana, sono orgogliosa di esserlo e non c'è è proprio un legame che non verrà mai, tagliato diciamo con la mia terra e con la mia famiglia, per cui poi io penso che in generale noi italiani tendiamo molto a disprezzare le nostre cose, la nostra terra, però poi quando lo fanno gli altri ci arrabbiamo un po', no, vivendo all'estero siamo tutti un po' patriottici, un po' più patriottici diciamo. Secondo me storicamente, come dicevo prima, abbiamo dovuto sempre combattere per ciò che ci spettava di diritto, anche a livello per affermarci a livello economico, anche solo di visibilità, all'interno dell'Italia, ma anche solo del sud, perché non penso che la Basilicata sia molto considerata purtroppo, fuori dalla Basilicata stessa o anche all'interno della Basilicata stessa. Per cui, una cosa che ho sempre ammirato di noi lucani è questa qualità nel cercare sempre di emergere in qualche modo e di farci valere. Penso che sia una cosa di cui dobbiamo andare veramente fieri. A livello turistico abbiamo tutto, abbiamo il cibo, abbiamo i monumenti, abbiamo l'ospitalità, per cui da quel punto di vista non c'è assolutamente nulla da appuntare. Forse quello che ci manca è un po' di pubblicità positiva, nel senso che a volte c'è veramente da ricordare anche solo agli altri italiani, cioè esistiamo anche noi, ci sono dei posti bellissimi anche da noi, quindi forse investirei nella comunicazione, nel saperci vendere agli altri. Io penso che Malta sia un'estensione del Sud Italia, soprattutto della Sicilia. Ehm, Anche a livello linguistico c'è un'influenza inglese, araba, però come cibo, come cultura, come tradizioni è veramente tanto, tanto simile all'Italia. Infatti i maltesi la maggior parte dei maltesi over 35, diciamo over 40, parlano benissimo anche l'italiano, ci amano proprio. Però sì, tornando un attimo al tuo discorso di prima, son d'accordo sulle infrastrutture e un esempio lampante, io non ho la patente e essendo cresciuta a Potenza può essere una cosa strana, perché letteralmente a Potenza se non hai la patente non vai da nessuna parte. Non vai proprio da nessuna, cioè se devi andare a comprare il pane e fare la spesa hai bisogno della macchina, per cui, son d'accordo quando dici che, queste cose vanno assolutamente migliorate, ma non solo, per le persone che ci visitano da fuori, ma anche per chi ci vive. Io ho lavorato tantissimo con spagnoli, con francesi, con altri italiani e chiaramente da quel punto di vista noi siamo molto simili, nel senso che ci manca tantissimo la nostra terra, tendiamo a fare gruppetto con gli altri italiani, gli altri spagnoli, gli altri francesi, mentre per esempio gli scandinavi sono molto più rilassati da quel punto di vista, sono molto più, anzi, qui si godono il mare, si godono il bel tempo che lì non hanno. Magari dicono: "Ah sì, mi manca un po' l'organizzazione", queste cose qui, però la burocrazia, però a parte quello sono meno nostalgici. La prima cosa che faccio quando arrivo a Potenza, mangiare la pizza, la focaccia, quella buona che facciamo noi, oppure ordinarmi una bella mozzarella di bufala che mi manca, una bella treccia. Anzi, se ti devo dire proprio la prima cosa appena mi vengono a prendere i miei, di solito atterro a Bari o a Napoli, prendo il cappotto pesante, il giubbotto pesante dalla valigia. Quella è proprio la prima cosa in assoluto quando arrivo a Potenza. L'ultima cosa che faccio prima di partire? L'ultima cosa che faccio è, sai, un po' trattenere le lacrime quando saluto i miei genitori, perché son 10 anni che io vivo fuori di casa, prima a Trieste, poi a Torino, poi Malta, Spagna, insomma, però non ci si abitua mai, non ci si abitua mai. Mio padre si è commosso quando gli ho detto che avevo trovato lavoro la prima volta, quando poi mi son trasferita a Malta. Mia madre invece era un po' incredula, il suo primo pensiero è stato: "No, devi finire l'università", perché forse pensava fosse, non so, una cosa, cioè non è troppo bello per essere vero, cioè stanno cercando di scammarti, stanno cercando di truffarti. Loro sono, credo, molto orgogliosi di me. Ormai sono rimasti solo loro 2 in casa, si sopportano tra di loro e ogni tanto torno io a ravvivare le giornate, no. Mi piace molto vivere alla giornata,
però allo stesso tempo so cosa voglio raggiungere, quali obiettivi voglio raggiungere entro i prossimi 5 o 10 anni. So dove voglio essere, so quanto vorrei arrivare a guadagnare, so dove vorrei vivere, so almeno me lo auspico, me lo auguro. In realtà sì, vorrei tornare in Italia prima o poi, nei prossimi 10 anni diciamo, mi piacerebbe tornare. Vorrei fare magari un'esperienza all'estero da qualche altra parte che non sia Malta, magari la Spagna perché mi è sempre piaciuta, però poi la mia idea è sempre stata quella di tornare a un certo punto. Beh, quelli che sono rimasti in Lucania, mi viene da dire che, vi ammiro molto perché non è facile, rimanere diciamo in un posto che non offre tantissime opportunità e tantissimi sbocchi professionali. E invece chi è andato all'estero, beh, auguro anche a voi prima o poi di tornare se sentite la mancanza di casa come me.